Ciao a tutti amici virtuali no, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vi parlerò del mio nuovo jig, ne avevo proprio di bisogno. Ieri, facendo un supporto per un orologio, sì, qui è fatto appositamente così, mi sono dimenticato di fare il centro. Allora, adesso potrei averlo fatto tirando delle linee a caso e dicendo sì vabbè, millimetro più, millimetro meno, poi non è che si noti la differenza. E allora mi sono detto, a questo punto facciamoci un bel jig. Adesso lo proviamo insieme, speriamo, perché non ne ho la più pallida idea se funzioni oppure no. Allora, dopo vedrete tutte le parti del video, come l'ho costruito con il mio pantografo a controllo numerico e vabbè i vari forellini. Vediamo se ce la faccio a prenderla. Questa, e allora no, non viene, eccoci qua finalmente. Allora la mettiamo qui, che se vedete c'è un piccolo scavetto in questo lato e in questo. Mettiamo, una volta che è bene appoggiata, io ho fatto anche due forellini, ecco, uno e una, due, vediamo, non è messa. Allora seriamo, eccoci qua, uno e una, due. Bene, questo è il jig e dopo vedremo anche la funzione con i vari forellini, con questi fori, con questa parte, e anche, dato che c'ero, ho fatto un paio di viti in più per misurare che mi mancava l'altezza della lama della sega, perché a volte è necessario saperla. Bene, adesso partiamo con il cerchio, ok? Allora, ok, logicamente l'unico problema che c'è, essendo che la riga millimetrica è in squadra con la squadra, è che ci sarà lo spessore della matita, quindi potrebbe vediamo un po'. Dai, io direi che cazzolina, non me l'aspettavo, più perfetta di così non si può. Bene, allora questo lo lasciamo già così, che mi va bene per fargli il forellino da 8 per il meccanismo. Dopo questo, essendo che ho commesso lo stesso errore anche su questo pezzo in okumè, centriamo il foro. Allora, come vi ho detto, l'ho fatto con la macchina a controllo numerico, questo determina un'ottima precisione. Allora, questo è fatto a CNC e anche questo, quindi se c'è un errore da una parte c'è anche dall'altra. Se lo vediamo, che non si vede, ma potete notare, c'è, vediamo anche nel lato di qua, non c'è uno spiraglio di luce. Allora proviamo anche con il quadrato, vediamo bene, Pof, uno e una, due, eccolo qua. Molto bene direi, e anche questo è fatto. Passiamo a qualcos'altro. Eccoci nuovamente qua. Allora ho appena smontato la riga millimetrica lasciando lì le vitine per dopo. Allora vi chiederete, tutti questi fori e che cazzo servono? Diciamo così che delle volte mi capita di dover fare, per utilizzare al meglio il materiale con la macchina, delle circonferenze da dire sì ci sto o non ci sto. Allora ho detto senza diventare matto mi faccio questa piccola dima che è alla fine diciamo un calcatore di circonferenza. Va, che nome, coniamo un nuovo nome. No dai, non è nient'altro che una specie di compasso. Allora la vitina l'ho messa che si vede appena appena che fuori esce la puntina.
facciamo un test che sempre, anche questa è la prima volta che lo uso, ho schiacciato un pochino. Allora, le distanze, ho messo, questo è 1 centimetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centimetri. Dopo, quando non ci stavo più, e al CAD, facendo le circonferenze, ho calcolato che questa è a 140 millimetri, quindi 14 centimetri, 15, 16, 17 e 18 centimetri. Allora, in questo piccolo pannellino non ci stiamo, io direi anche ad occhio, quella lì ci sta, girando, eccolo, no, anche, vediamo, dai, dovremmo starci, facciamo quella da 9, quindi 9 centimetri, e dovrà risultare un cerchio da 180. Facciamo un... Ecco, logicamente non stiamo parlando di cerchi perfetti, perché in base all'inclinazione della matita cambiano. Spostiamo un attimo, vediamo se facciamo una misura, quanto abbiamo. Poi la Madonna. Vediamo. Dai, io direi che ci siamo. Eccolo di qua, tieni. Fantastico. Quindi secondo, anzi terzo scopo, perché vabbè, diciamo secondo, dai. Come si fa a zoomare indietro? E non sono capace. Bene, allora partiamo con l'altro video. Quindi anche con le circonferenze andiamo bene. Potevo farne qualcun'altra. Se ritrovo il no, vabbè, ritrovo il forellino, magari la facciamo anche da 1, 2, 3, 4, 5, 6, da 60, tieni, eccolo qua. Oh, mi serve l'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senza farlo tutto, vediamo quanto abbiamo. 120. Perfetto. Ed eccoci di nuovo qua. Allora, come quarta funzione ha la possibilità di tirare delle righe parallele, utilizzando sempre la squadretta, essendo perfettamente a 90 gradi. Ecco, allora, vediamo come lo mettiamo. Eccolo qua. Allora, una piccola premessa. Questo è di spessore 12 mm e largo 20 mm. Quindi qua ho messo a 4 e di qua siamo a 6. Quindi la distanza sarà 4. Eccoci qua. Vediamo se noi andiamo senza prendere il metro e il calibro, smontiamo la squadretta millimetrica, e se andiamo a misurare, vediamo, ho alzato anche la luce, eccoci qua, dov'è? Ci siamo, circa, eccolo qua, anche di qua, eccoci qua, siamo a 4 come si deve. Bene, allora passiamo all'altra funzione, quella di utilizzarla come, diciamo, in altezza per misurare la sega della lama. Allora, togliamo queste due vitine, una la mettiamo di qua, questa la mettiamo nel forellino a fianco e l'ultima la mettiamo qua in fondo. Andiamo giù 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 giù. Allora mettiamo, eccoci qua, tricte e ballacte. Allora, una volta appoggiato, questo è un piano, non dico di quelli di riscontro, ma comunque è super planare, da 3 cm non è male, dai. Eccola qua. 1, 2 e una 3. Andiamo subito a misurare, se vogliamo anche l'angolatura della lama, ma quello lasciamo stare. Eccoci qua. Allora, appoggiamo qua il telefono. Direi che ci siamo. Come altezza siamo a 2. Iniziamo un pochino. Ora siamo a 25 mm.
lì forse non si vede benissimo per l'inclinazione e adesso mettendomi parallelo qua siamo a 3 centimetri. Eccola qua. Ecco, come ultima funzione, dopo se ve ne viene in mente qualcuna scrivetemela pure nei commenti, ne sarò entusiasta, è quella di utilizzarla come una squadretta. Come vi dicevo, vediamo appoggiandoci, guardate, è perfettamente in squadra. E vogliamo fare anche un test con una squadra in metallo di precisione, vedete che non c'è un spiraglio di luce in un lato e nell'altro, vedendo sotto, eccolo qua, eccolo lì. Eccoci qua. E poi c'è, vabbè, se si volesse, ma non cambia, quest'angolo è a 45 gradi e quest'angolo è 135. Eccolo qua. Spero vi piaccia, spero di avervi dato l'idea che comunque lo si può fare anche manualmente, non serve mica avere una macchina controllo numerico o altro. Grazie della visione, vi lascio il video e tante care cose.